I Colli Euganei sono un posto privilegiato per le escursioni a piedi o in bicicletta. Sentieri, scorci, panorami mozzafiato che grazie alla mia bicicletta a risa elettrica con il kit della Bafang sono ora raggiungibili. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Come sapete io sono molto affezionato ai Colli Euganei. E qui, fin da quando ero bambino, mi dicevano che guardando bene all'orizzonte si può vedere il mare e addirittura Venezia. E in effetti, guardando in quella direzione ad est, nelle giornate nitide, si può vedere la laguna di Venezia e addirittura le grandi navi da crociera. In auto andare al mare sono circa 70-80 km e pensare che solo all'inizio del secolo scorso per molti abitanti di questi territori andare al mare o a Venezia era la grande impresa, il grande viaggio della vita, e sono solo 70-80 km. E allora noi oggi proviamo a farli. Parto da est, ai piedi dei Colli Euganei, e voglio raggiungere il mare come si faceva un tempo, quindi senza navigatore ma seguendo il corso del canale, il canale Bisatto che attraversa est e che dovrebbe portarmi fino al mare. Mi allontano dai colli e la prima meta cittadina che incontrerò sarà Monselice. Questo tratto di ciclabile è molto frequentata anche perché dà la possibilità di raggiungere le località turistiche di Abano e Montegrotto Terme. In lontananza intravedo già il castello di Monselice e la rocca. Monselice. E questa è l'area del suo antico porticciolo fluviale. Questo tratto della ciclovia è contrassegnato dalla sigla E1 ed è parte dell'anello dei Colli Euganei, che si sviluppa attorno a tutto il Parco dei Colli ed è lungo circa 60 km. E in fondo si intravede già il borgo fluviale di Battaglia Terme. L'antico borgo di Battaglia Terme è sorto alla confluenza tra i canali medievali, appunto questo del Bisatto e il canale Battaglia, che praticamente è alimentato dalle acque del Bacchiglione e un naviglio artificiale che scende da Padova. Qui a Battaglia si possono ammirare le ingegnose opere idrauliche ancora in funzione. La regolazione dei livelli d'acqua con le idrovore è svolta in pieno centro qui a Battaglia. Il monumentale Arco di Mezzo, una specie di ascensore idraulico che riversa le acque in un canale sottostante che è il Vigenzone. Il dislivello fra questi canali genera uno spettacolare salto d'acqua di circa 7 metri e servì fin dal Medioevo ad alimentare le ruote dei mulini, cartiere e opifici idraulici di vario genere. Battaglia Terme, grazie alla connessione di queste vie fluviali, ha goduto per lungo tempo di una ricca economia legata appunto al trasporto delle merci. Se avete tempo fermatevi anche a visitare lo straordinario museo della navigazione fluviale che c'è qui a Battaglia. Il Bisatto quindi in questo tratto va ad alimentare il Vigenzone e allora seguiamo questo nuovo canale. La ciclovia in direzione appunto di Chioggia è ora segnalata con la sigla I2. Certo che la pianura è proprio piatta. Io che sono abituato ai sentieri sui colli, mentre questi rettilini ti mettono proprio alla prova. Quella in lontananza dovrebbe essere Bovolenta. Bovolenta è un altro borgo fluviale e qui il nostro Vigenzone, il nostro canale, confluisce nel Bacchiglione. L'architettura di queste case contadine a schiera sono l'eredità di quanti un tempo lavoravano fin dal Medioevo a servizio della navigazione fluviale, quindi falegnami, fabbri, barcaioli.
perché qui c'è un'importante confluenza tra due idrovie strategiche per raggiungere il mare Adriatico, Chioggia-Venezia, da Padova e dai colli Euganei. In seguito, con la costruzione del naviglio di Brenta, tutta la navigazione fluviale fra Padova e Venezia si è spostata definitivamente più a nord, appunto sulla riviera del Brenta. E qui siamo a Ponte Longo. Famoso è il suo zuccherificio sorto nei primi del Novecento. Sulla destra questo dovrebbe essere l'abitato di Corezzola. Qui non ci sono indicazioni. Vediamo se ci sono dall'altra parte del ponte. No, meglio rimanere nella sponda di prima. Molto particolare questo ponticello, solo per biciclette e pedoni. In lontananza vedo delle case, sembra quasi un miraggio, come nel deserto. Dopo tutta questa pianura, spero di essere vicino al centro abitato di Cabianca. Ormai siamo arrivati alla confluenza tra i due fiumi. Qui il Bacchiglione si immette sul Brenta. Siamo in località Capasqua, nei pressi di Chioggia. Siamo vicini alla foce, il mare è circa 6 km da qui. Alla mia sinistra l'estremo lembo meridionale della laguna di Venezia. Questo tratto non è ciclabile, bisogna stare molto attenti perché è particolarmente trafficato e pericoloso. E questa è Chioggia. Beh, Chioggia ha una storia millenaria ed è una delle città che più ha contribuito alla difesa della laguna di Venezia. Chioggia è un vero capolavoro d'arte e cultura e non basta certo una giornata per vederla. E dopo tutto questo intreccio di canali, fiumi ed acqua, eccomi finalmente al mare. Sono a Sottomarina, un'importante località turistica balneare. Bene, seguendo il percorso del canale Bisato, partendo da est, sono quindi arrivato al mare, sono qui a Sottomarina. Ho fatto 76,8 km e ho ancora il 77% di carica della mia mountain bike. Ho ottenuto sempre una media dei 23-24 km orari e non ci sono state grosse difficoltà, anche perché il percorso è molto pianeggiante e soprattutto è ben indicato. Ecco, sono solo un paio di tratti a cui fare attenzione perché si va sulla strada provinciale o sulla statale, ma per il resto è veramente uno spasso, un bel divertimento e soprattutto una grande soddisfazione vedere come un canale di sotto casa praticamente arriva fino qui al mare. Beh, devo ringraziare anche la mia Trek 4005 a cui ho installato il kit Lab Bafang perché si è dimostrata veramente un'amica affidabile per queste belle avventure. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.